Bentornati sul mio canale. Prima di vedere l'occorrente del progetto di oggi, vi ricordo l'iscrizione al canale che è completamente gratuita, semplicemente non rischiate di perdervi qualche novità. L'occorrente per il progetto di oggi è l'uncinetto numero 4, quello normale perché ci serve per avviare il nostro lavoro, poi l'uncinetto numero 4 tunisino, poi lo capirete il perché. Per quanto riguarda il filato, io oggi andrò a utilizzare il Abelia, che è un 100% acrilico da utilizzare con l'uncinetto 4, i ferri 3, 3,5 e in 100 grammi di prodotto ci sono ben 380 metri, quindi veramente una resa pazzesca. Vi volevo anche far vedere che questa è una carta ecologica, quindi completamente riciclabile, quindi è veramente un ottimo prodotto. Questo è una delle novità di quest'anno sui filati discount, quindi andate sul sito, ci sono diversi colori, io ho scelto questo perché ha un'eleganza assoluta con i toni del grigio chiaro, del grigio scuro e del nero. Veramente non vedo l'ora di mettermi all'opera, che lo iniziamo subito. Ho preso il mio filo, ho preso l'uncinetto numero 4 normale, sono andata a caricare 40 catenelle. A questo punto ne aggiungo un'altra per iniziare il mio lavoro. Rientro in quella precedente, vado a fare un punto basso e una catenella, carico l'uncinetto e praticamente vado a lavorare una maglia alta in ogni catenella. Di conseguenza alla fine io avrò praticamente 40 maglie alte. La mia catenella misura più o meno sui 25 centimetri, quindi per una sciarpa normale da uomo, perché questa sarà una sciarpa da uomo. Di conseguenza adesso ci ritroviamo alla fine della riga ad avere 40 maglie alte. A questo punto finiamo la prima riga insieme, quindi vado a lavorare l'ultima maglia alta in questa maniera qui. Giro il mio lavoro, ok? Il filo purtroppo mi è capitato proprio la parte più scura del filo. Comunque rientrate qui, ok, in questa maniera, fate un punto basso e una catenella, caricate l'uncinetto. Adesso non andiamo a lavorare maglia alta sopra maglia alta, ma semplicemente andiamo a lavorare una maglia a rilievo davanti in questa maniera. Vedete, sono entrata proprio da sotto, ok, e caricate l'uncinetto. L'altra, adesso la faccio vedere, vedete, questi sono gli spazi tra le maglie alte. Entrate da sotto in questa maniera, prendete la maglia alta dalla parte dietro, prendete il filo e andate a fare una maglia alta a rilievo dietro, ok? Quindi caricate, questo è lo spazio tra le maglie alte, entrate, questa là si lavora sul davanti, quindi sarà una a rilievo davanti, una a rilievo dietro. Caricate, la prossima sarà a rilievo dietro, in questa maniera. È il classico punto che si usa nei polsini o nei bordi inferiori quando si devono restringere le maglie o le giacche. Questo è un lavoro da fare per tutta la seconda riga, quindi io vado avanti e lavoro una maglia alta a rilievo davanti, una a rilievo dietro, in questa maniera qui. Ok? Quindi carico, prossima è a rilievo davanti, provo ad avvicinarmi, carico, a rilievo dietro. Quindi non entrate sopra la maglia alta normalmente, ma la si lavora in questa maniera qui, vedete, che ha rilievo. Sono quasi alla fine della riga, me ne mancano 2 maglie alte da lavorare, quindi questa qui, la penultima, la lavoro a rilievo dietro, in questa maniera, carico e questa la lavoro normalmente, quindi entrate proprio così nel punto, ok, e lavorate una maglia alta normale. Quindi all'inizio qui la prima e l'ultima la si lavora normalmente, girate il lavoro, entrate come nella prima riga, scusate, come nella seconda, punto basso, una catenella,
caricate l'uncinetto. Adesso voi dovete lavorare i punti come li trovate, quindi se questa qui è una maglia alta a rilievo davanti, voi la prendete davanti, il lavoro è già predisposto, quindi non dovreste avere difficoltà a individuarli. Vedete che questa è a rilievo dietro, quindi la prendete da dietro in questa maniera qui, ok? Cioè, essendo già il lavoro impostato, voi non dovete fare altro che lavorare i punti così come si presentano. Facciamo questo per 7 righe, quindi questa è la mia terza riga, vado avanti e lavoro i punti come si presentano a rilievo davanti e dietro per 7 righe. Ci ritroviamo lì per vedere come continuare. Vado a concludere la settima riga. Eccoci qua. Allora, io l'uncinetto normale lo metto da parte. Allora, questo è l'effetto con questo filato, quindi sembra un effetto tipo marmo, a me mi piace un sacco. Vi do delle indicazioni. Per quanto riguarda la larghezza siamo a 21 centimetri. Se non avete voglia insomma di conoscere altre tecniche, quindi di utilizzare l'uncinetto tunisino e volete continuare con l'uncinetto normale, e se 21 centimetri non vi basta per la vostra sciarpa, potete aggiungere qui nella parte iniziale delle altre catenelle e potete continuare per tutta la lunghezza della sciarpa, che sarà su 1,20 m, 1,30 m, con questo punto, perché vedete è meraviglioso, poi è talmente morbido, poi è anche consistente, cioè è veramente bello come punto. Io, siccome sono curiosa, giro il mio lavoro e prendo l'uncinetto tunisino e vi faccio vedere cosa vado a fare. Per chi non lo sapesse, l'uncinetto tunisino è un uncinetto normale, semplicemente è molto più lungo, cioè si caricano dei punti sopra e si scaricano poco alla volta, che vi farò vedere. È una tecnica molto carina che io ho utilizzato con l'uncinetto normale in alcuni dei miei progetti. Adesso, prima di tutto, chiudo qua il punto, quindi faccio un punto catenella e adesso inizio il mio lavoro. Allora, praticamente vado qui, prendo un'asola, vado nella seconda maglia alta, ne prendo un'altra in questa maniera qui, ok? Voi entrate in questa maniera, quindi entrate qui, non dovete più lavorare a rilievo, ma semplicemente entrate in ogni maglia alta e prendete il punto. State molto larghe perché deve essere molto vaporoso come punto. Se avete la mano stretta, invece di utilizzare il 4 come me, andate a prendere il 4,5, anche il 5, non ci sono problemi, ok? Quindi io adesso vado a caricare tutte le mie 40 maglie alte su questo uncinetto, in questa maniera qui. È come se ci fossero le asole sui ferri, però noi utilizziamo l'uncinetto. Continuo fino in fondo. Finisco di caricare le ultime 2 maglie, quindi 1 e 2. A questo punto dobbiamo scaricarle tutte. Come si fa? Allora, prendo il filo, scarico una, poi prendo il filo, scarico in questa maniera 2 a 2, prendo il filo, scarico sempre 2 a 2 e lo faccio per tutta la riga. Alla fine della riga mi ritrovo solo con 2 asole, quindi scarico anche queste 2, me ne ritrovo solo con una. Adesso una ce l'ho già, quindi per questa qui c'è già sull'uncinetto. Vado qui, entro, invece di prenderla normalmente come tipo per la borsa entrelac, entro proprio dentro in questa maniera, prendo il filo e lo prendo. Vedete, c'è quasi una, si vede proprio l'asola, vedete questa qui, entro
in questa maniera, esco dall'altra parte e prendo il filo. State molto larghe, in questa maniera, per tutti i punti saranno sempre 40. Vedete, si vede la costina, entro sotto e esco proprio dall'altra parte nel lavoro. Non la prendo solo così e tiro il filo, no, assolutamente no, entro proprio nel lavoro. E adesso vado praticamente a caricare tutti i miei punti. Quindi vado fino alla fine della riga. Vi faccio un'altra volta vedere come si fa a scaricare, dopodiché vi dico quanto bisogna andare a lavorare in questa maniera. Prima di scaricare anche la seconda riga vi devo far vedere come si fa a caricare qui, perché praticamente vedete questa è la penultima asola. Qui vedete che si è formata quest'asola al contrario. Bene, prendete una e prendete due, ok? Così il margine viene tutto pulito, poi ve lo farò vedere alla fine del video progetto, ok? Adesso prendo il filo, scarico una volta per iniziare, quindi per lei, dopodiché vado a scaricare 2 a 2, quindi l'asola appena fatta e una che c'è già sul uncinetto, quindi scarico in questa maniera qui, sempre 2 a 2. Finita questa riga vi faccio notare una cosa molto interessante. Adesso io vado a fare questo lavoro e ci ritroviamo alla fine della riga. Ho fatto un paio di righe perché vi volevo far notare che cosa stiamo realizzando senza rendercene conto. Praticamente noi stiamo realizzando una finta maglia rasata, quindi per tutte quelle amiche che hanno desiderio di avere anche dei cappi simili più ai ferri rispetto che all'uncinetto, ma non hanno la pazienza come me di lavorare ai ferri, prima o poi credo che qualcosa farò, per amor del cielo, non è che non li uso i ferri, solo che non ho la pazienza di iniziare e finire il progetto. Ho trovato questa tecnica con l'uncinetto tunisino, vedete? È una finta maglia rasata, in questa maniera. E anche la parte dietro, devo dire che mi piace un sacco, praticamente sarei indecisa come indossare se avessi una sciarpa così col davanti o con la parte dietro, che è molto molto particolare. Quindi praticamente adesso voi non dovete fare altro, se vi piace questo punto o quest'altro decidete voi, insomma avete le due possibilità di scegliere, di andare avanti con il vostro lavoro per una sciarpa che va da 1,20 m a 1,30 m, una sciarpa normale. Poi sta a voi decidere in base a chi deve indossarla, se deve essere più piccola, più grande, magari dovete farla per un bambino o una bambina oppure per un adulto. Io comunque adesso continuo con il mio lavoro, vi darò poi le indicazioni scritte e anche a voce di quanto ho lavorato e poi ci ritroviamo per finire anche dall'altra parte con il punto all'uncinetto normale. Ragazzi, io sono andata avanti col mio lavoro, guardate com'è bello, sembra una perfetta maglia rasata, ma anche sulla parte dietro, quindi sta a voi. Adesso io l'uncinetto tunisino me lo metto da parte perché non mi serve più e riprendo l'uncinetto normale perché vado a fare questa parte qua dove andiamo a lavorare un punto alto a rilievo davanti, uno dietro. Come facciamo? Semplicemente riprendiamo la nostra asola e poi ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle, carichiamo l'uncinetto e iniziamo a fare la prima maglia alta. Non la prendiamo qui negli spazi, ma andiamo come se dovessimo caricare l'uncinetto tunisino. Quindi andiamo proprio qui, vedete? In questo modo prendete il filo e andiamo a fare la seconda maglia alta. Carichiamo, andiamo a fare la terza maglia alta. In pratica noi in questo momento andiamo a lavorare praticamente la prima riga di punti alti, siamo qui, ok? Prima delle 7, quindi vi ricordate sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 righe. Adesso io in questo momento non faccio altro che continuare a lavorare dei punti alti per ogni asola disponibile, vedete queste sono delle piccole asole, ok?
e ci ritroviamo qui alla fine della riga per vedere come si fa la prossima, ma tanto è facilissimo perché è uguale identica come questa parte qua. Prima di finire la riga vi faccio notare che qua è la penultima, carichiamo l'uncinetto, l'ultima la prendiamo sempre qui, come quando facevamo con il tunisino, ok? Con l'uncinetto tunisino. Ok, a questo punto girate, come sempre iniziamo con un punto basso, un po' leggermente allungato, una catenella, e poi adesso non dobbiamo andare a fare altro che lavorare una maglia alta a rilievo dietro, una davanti, quindi inizio col rilievo davanti, in questa maniera, carico l'uncinetto, vado a lavorare quello dietro, in questa maniera qui, ok? Quindi praticamente come nella prima parte. È bellissimo l'effetto che viene fuori. Adesso questo voi lo continuate per 7 righe, vi voglio far vedere l'effetto che viene fuori, dopodiché ci ritroviamo dove la indosso, ve la faccio vedere come è venuta. Guardate che bellezza, è veramente, non me l'aspettavo, cioè poi di una morbidezza. Mi raccomando, quando utilizzate l'uncinetto tunisino state larghe, non dovete stare strette. Guardate qua che bellezza. Eccoci trovate anche alla parte dove indosso la sciarpa luna. Guardate che meraviglia, è veramente un mosaico di colori, ma io non ho fatto niente. Questa volta diciamo che non è grazie a me che è uscita questa bellezza, ma grazie al punto e all'uncinetto, ma soprattutto al filato, perché ha delle sfumature bellissime. Poi vi invito a guardare sul sito di Filati Discount a vedere anche l'altra gamma di colori. Guardate qui che meraviglia. Questa è la parte davanti, mi avvicino, e ha l'effetto della maglia rasata. Praticamente se non ci fosse la targhetta, io la giro dalla parte dietro, guardate anche qui che meraviglia, è fantastico, è bellissimo anche creare dei giochi, magari un po' sul davanti lavorare con la maglia rasata, è una finta maglia rasata, però l'effetto è uguale identico, oppure al contrario lasciare la parte dietro. Comunque, come sempre, io vi do un sacco di spunti. Io ho scelto di farvi vedere un filato sfumato, però se il filato fosse monocolore, con un design talmente semplice, praticamente avete la possibilità di divertirvi con gli accessori. Facciamo finta che la fate rosa per una bambina, potete andare a cucire dei piccoli pupazzetti fatti sempre all'uncinetto, o magari trovate già in commercio sopra la sciarpa ed è bellissima, ok? Magari in feltro, insomma quello che avete. Volevo fare una cosa molto molto semplice e soprattutto volevo accontentare tutte quelle amiche che hanno il piacere di indossare la forma della maglia rasata, quindi l'effetto dei feri, ma non hanno esperienza, perché sono comunque completamente diversi dall'uncinetto. Allora lì bisogna utilizzare comunque due strumenti, perché se il ferro è circolare ha il filo in mezzo, ma comunque sono comunque due feri attaccati. Se in realtà sono di andata e di ritorno, quindi ferri lunghi, anche lì sono due strumenti e non si ha sempre la disponibilità dello spazio e del tempo. Almeno nel mio caso mi troverei in difficoltà con i feri. Allora mi sono detta, devo trovare un metodo per accontentare chi non ha esperienza con i feri ma desidera lo stesso effetto, e ho pensato di utilizzare l'uncinetto tunisino. Non so voi, però è adorabile questo effetto, sembra praticamente un mosaico di colori, perché grazie al filato che ogni tanto ha dei punti di colore, al punto che sembra molto leggero, in realtà è abbastanza spesso, quindi è leggero come forma, perché è un bellissimo acrilico, molto 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 soffice. Io l'ho utilizzato un sacco per i capi di mio figlio, perché è di una caldezza molto molto importante, ti tiene molto molto caldo, ma non c'è il rischio che pizzichi, che dia allergie, soprattutto è indicato per tutte quelle persone che sono allergiche alle lane. Quindi è leggerissima, però nello stesso momento, grazie al punto, è bella consistente, ok? Quindi lo spessore non si vede, però se casomai avete la possibilità di lavorarla si sente bella consistente, non è larga, cioè vedete che non è trasparente, quindi
Questo metodo è indicato anche per creare delle male, dei cardigan, eccetera. Come sempre io non faccio delle promesse perché non so mai con i tempi come sono messa, però magari un giorno lo faremo insieme. Intanto ho il kit dei uncinetti tunisini, anche se devo dire avrei potuto prendere qualcosa un po' più importante perché insomma ho preso il bambù, ogni tanto mi ha dato fastidio lavorare questa sciarpa, però dai, alla fine si fa, che è un piacere, è un attimo. Mi raccomando, una cosa molto importante che ci tengo a dirvi: lavorate veramente molto molto largo. Poi non dovete essere precise, cioè le asole non devono avere sempre la stessa grandezza, non è necessario che le abbia, anzi più sono irregolari più l'effetto è bello, perché comunque come vedete il filato è sfumato, quindi ci sono i giochi di colori. Sul sito, non so se ve l'ho detto prima, ci sono altre gamme di colori, quindi se non vi piace questa con i toni eleganti del grigio, del nero e del grigio chiaro, potete trovare tutti gli altri colori sempre dello stesso filato, che comunque nel box informazioni io vi metto tutto. Bene, come sempre non mi resta che leggere i vostri commenti, sapere cosa ne pensate, sapere se questa tecnica dell'uncinetto tunisino vi interessa. Questa volta non potevo utilizzare l'uncinetto normale, quindi mi serviva proprio l'uncinetto tunisino. Mi scuso per tutte quelle amiche che non ce l'hanno in casa, però potete prendere solo il numero che vi necessita per crearla. Io ho utilizzato il numero 4. Se avete voglia di lavorarla ancora più larga, prendete anche il 4,5 e il 5, perché comunque l'effetto deve essere molto molto leggero. Bene, quindi io vi saluto, ci vediamo al prossimo video progetto e non vedo l'ora di leggere quello che ne pensate. Intanto guardate qui che meraviglia di colori, a me mi piace un sacco. A voi?